Ciao a tutti allenatori, sono Marghe per chi non mi conosce, mentre per chi mi conosce sa che questo è il mio ennesimo comeback nella piattaforma. Come molti di voi sanno, mi sono appassionata ultimamente molto di più al mondo di Pokémon, che già amavo da bimba, però sono tornata, per cui abbiamo deciso di ricominciare con il canale, magari parlando di qualcosa di diverso, ovvero Pokémon. Parlando con i miei colleghi abbiamo buttato giù parecchie idee per i video che potrei portare e i video insomma a venire. Abbiamo soprattutto realizzato che, avendo il mondo delle carte di Pokémon un pubblico sempre più crescente, molti di voi magari non sanno come avvicinarsi anche al mondo del gioco di queste carte. A qualcuno magari è interessato leggere effettivamente le piccole scritte che troviamo all'interno delle nostre carte e magari a capire come si gioca. E io sono qui per questo. Oggi vi spiegherò, di fatti, come si partecipa a degli eventi di Pokémon, cosa sono le leghe Pokémon, dove trovarle e in generale i gruppi che si costruiscono all'interno. Purtroppo partecipare agli eventi TCG, ovvero Trading Card Game di Pokémon, non è così intuitivo per chi non ci si è mai avvicinato e per chi non conosce qualcuno che c'è già dentro, e per questo io sono qui per aiutare bambini, ai quali consiglio di far vedere questo video ai genitori, che possono portarvi effettivamente a giocare con noi, agli adulti e ai ragazzi che vogliono avvicinarsi. Quindi cominciamo con questo viaggio nel mondo del TCG Pokémon, spero che guarderete il video fino alla fine e che mi supporterete. Sappiamo entrambi che il collezionismo ultimamente si è espanso in modo enorme e appunto qualcuno di voi magari si è interessato anche alle scritte che sono all'interno delle nostre piccole carte e dei nostri mostriciattoli tascabili. Ebbene, sono qui per darvi la notizia che alcuni negozi che vendono questi pacchetti sono anche delle leghe Pokémon ufficiali. Cos'è una lega Pokémon innanzitutto? È un luogo che organizza eventi per giocare, per ritrovarsi e organizza anche dei rilasci anticipati per i giocatori. Pre-release. Alcune leghe si occupano anche di Pokémon videogioco, ovvero VGC, e altre anche di Pokémon Go, ma quello è un discorso a parte, noi oggi ci concentreremo soltanto sul mondo delle carte. Cosa vi serve per partecipare a un evento di lega e per andare quindi a giocare a una lega Pokémon? Principalmente si può dire che serve una cosa sola, e questa è l'ID Pokémon. Se sei un giocatore maggiorenne, allora il processo è molto più semplice. Basterà infatti recarsi sul sito di Play Pokémon e da lì nel lato sinistro della pagina ci sarà l'opzione crea un account. Una volta cliccato là basterà inserire le proprie info, quindi data di nascita, nome, cognome, email, le classiche cose, e una volta fatto avrete all'interno del vostro profilo un numerino e quel numerino a 7 cifre sarà il vostro ID Pokémon. Conservate bene quel numero perché vi servirà quando andrete agli eventi di lega. Difatti, i proprietari vi chiederanno l'ID Pokémon con il quale iscrivervi ufficialmente agli eventi. Una volta creato appunto questo ID, quindi il gioco è fatto. Mentre se siete minorenni, ricordate sempre che c'è bisogno dell'aiuto di un genitore. Qui il processo è molto simile in realtà, ovvero la cosa che vi ho fatto vedere prima dovrà svolgerla il vostro genitore e il vostro genitore poi potrà dalla sua pagina del Play Pokémon, scorrendo un pochetto più in basso, trovare la sezione crea un account per tuo figlio. Allo stesso modo, da lì verranno compilate le vostre informazioni e a quel punto anche il minore, ovvero voi bimbi, avrete il vostro ID Pokémon e basterà solo quello per andare a giocare. Nel caso voi vi presentaste a una lega e non avete ancora fatto un ID Pokémon, ricordatevi che le leghe vi potranno fornire un ID temporaneo e quindi potrete anche giocare pur non possedendo un vero e proprio ID. Ricordate però che se volete continuare a giocare, il mio consiglio è di crearne uno e di averlo fisso. Quali sono i tipi di eventi che si trovano all'interno di una lega? A me piace dividerli in 4 tipi e sono Local, Cup, Challenge e Pre-Release. Per cominciare da zero, a mio avviso, le giornate migliori sono quelle di Local e di Pre-Release. Un Local è una mini competizione dove i giocatori si sfidano con i loro mazzi da 60 carte. Il lato positivo dei Local è che al 90% dove vi trovate, questi saranno proxy free, dove proxy significa questa cosa qua. A voi sembrerà una carta normale, non lo è una carta stampata perché
molti giocatori all'inizio non hanno tutte le carte necessarie per giocare, è normale. Io stessa, come vedete, ne ho alcune stampate, possedendo una marea di mazzi da provare, ne ho alcuni stampati. Molti negozi, quando organizzano i local, sono appunto proxy free, ovvero potete portare delle carte stampate più che altro per provare, nell'attesa appunto di trovare le carte che vi servono e per capire un attimo qual è il vostro stile di gioco, se vi piace una carta piuttosto che un'altra, invece che giocare per forza con quelle vere. Il costo di ingresso per i local può variare per ogni lega, però si aggirano generalmente sui 5 euro, diciamo il 90% delle leghe in cui andrete organizzano local con quel prezzo lì. E il lato positivo dei local è che alla fine riceverete sempre una di queste qua. Questa è una busta premio e all'interno contiene, la mia è già aperta perché purtroppo partecipando l'ho aperta subito, e all'interno contiene delle carte che servono per principalmente giocare. Sono carte più che rare, direi utili per il gioco, e quindi più frequenti la lega e più hai possibilità di costruire più mazzi, quindi diciamo ti incentivano così. Molte leghe inoltre, come diciamo premio di vittoria per i local, ridanno indietro quello che hanno ottenuto in buoni o in prodotti. Questo ovviamente dipende anche dal numero di partecipanti durante quella specifica giornata di lega. Per i local ogni negozio, come dicevo, è indipendente, può decidere se organizzarli e eventualmente quando e quanti organizzare. Per questo vi conviene sempre restare attivi sui canali WhatsApp e social di ogni lega per restare un po' aggiornati sulle giornate che organizzano. I pre-release invece, proprio come dice il nome, sono degli eventi in cui vengono rilasciate in anticipo le carte dei set che stanno per uscire. Ad esempio, vi metto qui sulla sinistra, che non mi ricordo esattamente i numeri, quindi controllerò dopo, i dati dei pre-release di Rivali Predestinati, che è il set del Team Rocket uscito recentemente. Ogni kit del pre-release contiene un mazzo da 40 carte, con tutte carte effettivamente giocabili e che diciamo funzionano un po' tra di loro, una promo, in questo caso questa è quella di Rivali Predestinati che ho ottenuto io, e inoltre 4 pacchetti dell'espansione appunto di cui fa parte il kit. Il costo di ogni pre-release varia tra i 25 e i 30 euro a seconda dell'espansione che è in uscita, e appunto comprendendo tutte queste cose vi posso dire personalmente che è conveniente, anche perché alla fine di ogni evento pre-release vengono date altri 3 pacchetti ad ogni partecipante, quindi avete un totale di 7 pacchetti, un mazzo da 40 carte, una promo che non riuscite a trovare da altre parti, come vedete c'è un piccolo stampino qua del set, e quindi diciamo a livello di prezzo conviene. Inoltre ci fate anche una bella giornata per divertirvi, in quanto il pre-release sono degli eventi ottimi per imparare a giocare. All'interno dei pre-release infatti voi costruirete il vostro mazzo da 40 carte, che include appunto le 40 carte del mazzo che avete all'interno del kit, più modificabile con quelle dei 4 pacchetti sempre all'interno del kit, e quindi diciamo è un metodo per imparare sia a modificare i propri mazzi che a giocare in compagnia. A livello personale io vi consiglio sempre di prenotare un posto al vostro negoziante di fiducia per i pre-release, perché sono gli eventi che vanno sempre di più a ruba, in quanto tutti vogliono avere le carte prima, e difatti sono anche eventi molto divertenti. Io partecipo spesso ai pre-release, a mio avviso vi consiglierei di prenotare. Inoltre un altro vantaggio dei pre-release è che i kit sono disponibili soltanto all'interno delle leghe e non di tutti i negozi che vendono carte. Se un negoziante vende carte Pokémon ma non è una lega attiva, non potrà ricevere i kit pre-release. Questi sono infatti kit inviati, materiale diciamo inviato soltanto ai negozi che sono anche lega, perché sono delle attività insomma organizzate anche da Pokémon. Insomma, questi sono i 2 principali eventi che vi consiglio per iniziare a avvicinarvi a questo mondo qua. Ci sono inoltre altri 2 che vi avevo già nominato all'inizio, che sono le Cup e le challenge. Nelle cup e nelle challenge i giocatori più esperti si sfidano tra di loro per ottenere i CP, ovvero i Championship Points. I Championship Points vengono assegnati al giocatore in base al piazzamento all'interno appunto di queste competizioni e servono poi per qualificarsi al mondiale. Proprio per questo cup e challenge sono eventi molto più stretti di regole, in quanto appunto assegnano dei punteggi che ti fanno qualificare. Ai mondiali poi andranno i migliori giocatori di ogni regione, diciamo quelli che hanno ottenuto più punti all'interno della stagione. A proposito, se volete un video al riguardo fatemelo sapere, faremo un video anche in cui spiegherò tutta la questione mondiali, regionali. Ovviamente nulla vieta ai giocatori anche un pochino meno esperti di entrare ai Challenge e Cup, difatti sono aperti a tutti. Bisogna sempre però ricordarsi che a differenza dei local, Cup e Challenge non permettono l'utilizzo di proxy, quindi il mazzo da 60 carte deve essere
completo e devono essere carte reali. A differenza poi anche dai local, Cup e Challenge hanno dei tempi prestabiliti e devono essere organizzati dalla Lega ogni tot tempo. Si tratta di 3 challenge per ogni trimestre e una Cup per ogni trimestre. Ma in tutto ciò, adesso che vi ho spiegato cosa si può fare e non fare in una lega, dove la trovo io una lega? Che in effetti è una domanda più che illecita. Bene, a tal proposito vi dico che abbiamo un modo facilissimo per trovare una lega nelle nostre vicinanze, perché Pokémon ci fornisce un sito apposito. Basterà cercare di fatti su il nostro browser Find an Event Pokémon, oppure Trova un evento Pokémon, e sarà possibile ricercare un evento vicino alla nostra zona. Basterà mettere il nome della città dove vivete, io in questo caso qui metterò Firenze per essere un po' più generica, la distanza che siete disposti a percorrere e il tipo di evento. Ovviamente Find an Event funziona sia per videogioco che per carte che per Pokémon Go. Come vedete all'interno della mappa ci sono tutti i puntini dove sono localizzate le leghe, mentre sulla sinistra trovate tutti gli eventi disponibili in quel periodo di tempo. Ovviamente il periodo di tempo è estendibile. Una volta selezionato l'evento al quale vogliamo andare o a quale siamo interessati, sotto troveremo nella descrizione sia l'indirizzo del negozio che un metodo per contattarli. Un mio consiglio personale è, una volta che cominciate a girare per le leghe, restate aggiornati sui loro canali social e WhatsApp, in quanto, vi dico per esperienza perché io sono quasi 2 anni ormai che gioco, è molto più facile restare aggiornati da lì che dal sito Find an Event. Personalmente, appunto, giocando da quasi 2 anni, ormai sono entrata in un quantitativo di gruppi WhatsApp che non mi so descrivere, e da lì riuscite a stare molto più al passo con gli eventi. Onestamente io è tantissimo che non vado sul sito Find an Event, ma questo perché sono molto aggiornata e ci sto molto dietro. Bene, queste erano tutte le informazioni base che vi servono per andare a giocare a una lega Pokémon, e spero di aver detto tutto. In ogni caso, nella sezione commenti, se ci sono dei dubbi e qualcosa che non vi torna, fate pure delle domande, io sono qui, vi rispondo e cerco di chiarire qualsiasi dubbio. Intanto vi ringrazio ancora per aver visto il video. Se siete arrivati qui in fondo, commentate con emoji della pizza e mi raccomando, commentate, lasciate un mi piace, ditemi sempre se avete dei dubbi e se vi è piaciuto il video. Se ho saltato qualcosa, qualche informazione che voi sapete che io al momento non mi sono ricordata, scrivetela sempre giù, così almeno ci sono più informazioni possibili. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi per favore, mi farebbe molto piacere. In tutto ciò io penso di aver terminato, adesso vado a fare una doccia perché sto morendo di caldo. Grazie mille allenatori, ci vediamo a un prossimo video.